Se stai cercando una slot car per iniziare senza spendere troppo, questa potrebbe essere una scelta intelligente. Ma attenzione, perché nasconde delle caratteristiche che possono rivelarsi interessanti anche quando il livello sale. Ed è proprio per questo che vale la pena aprire questa confezione. Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Slot Car Tech. Questo video fa parte di Slot Car Tech Basic, la serie in cui andiamo a scoprire tutte le caratteristiche della vettura. La confezione, i materiali, i dettagli, tutte le rifiniture prima ancora di metterli in pista. Di cosa parleremo oggi? Della bellissima Corvette GTS R Home Series di Scale Auto. È una macchina sicuramente molto adatta a chi si approccia al mondo dello slot car, è consigliata per chi ha le prime esperienze perché va leggermente più piano, è meno sofisticata, ha meno componenti da preparare, insomma ha tante caratteristiche che, se da un lato la rendono leggermente più lenta rispetto alle scale auto che siamo abituati a vedere correre su tutti i tracciati, dall'altro ne esaltano le caratteristiche per chi non ha ancora la dimestichezza necessaria per portare al limite vetture più veloci. Insomma ragazzi, visione dall'alto come sempre e andiamo a scoprire che cosa c'è all'interno di questa bellissima teca di Scale Auto. Per questa vettura la teca di Scale Auto è praticamente la stessa che abbiamo già anche su tutte le altre vetture del marchio spagnolo. L'unica scritta che differenzia le vetture altamente competitive da questa entry level è questa voce Home Series che vedete direttamente stampata all'interno della confezione. Poi per il resto la teca è la solita, una teca completamente trasparente, ci fa già vedere la vettura, tra l'altro bellissima da tutte le sue angolazioni, quindi possiamo già ammirare sia la parte laterale, frontale, posteriore e anche una visione quasi a 360 gradi del tutto. Nella parte posteriore viene nuovamente indicata la scritta Home Series di fianco al marchio del produttore, in questo caso Scale Auto, e poi tutte le indicazioni che normalmente si trovano all'interno di una confezione. Nella parte sottostante la teca un piccolo cartonato ci dà le informazioni che sono obbligatorie di legge. Dovremo andarlo a togliere, ci dobbiamo aiutare con un cacciavite per poter accedere alle due viti che vanno a tenere la nostra vettura saldamente fissata sulla base. Partiamo dall'andare a sfilare la parte trasparente. Avremo così la macchina fra le nostre mani. Per andare a toglierla dalla nostra teca e quindi a non fare danni ci converrà quindi andare a prendere la nostra vettura prima di andare a svitare direttamente le viti. Per farlo ci muniremo di un cacciavite con taglio a croce. Tolta così anche la seconda vite, avremo la divisione tra la vettura e la nostra basetta, che è anche poi la parte inferiore della teca stessa. Nella parte frontale di questa basetta abbiamo anche il nome della vettura, in questo caso una SRT Viper GTS R. Non viene qui indicata la gara di rappresentanza, la troviamo nella parte posteriore sull'etichetta, in questo caso la 24 di Daytona del 2015. La vettura è la numero 93. E andiamo così a prendere la nostra Viper GTS R fra le mani. Come sempre Scale Auto ci fa trovare dei modelli veramente molto belli, sia da un punto di vista estetico che da un punto di vista prettamente tecnico-professionale. In questo caso abbiamo una vettura Home Series che è adatta ad un pubblico entry level o anche comunque ai bambini di casa, però la finitura con la quale Scale Auto tratta queste vetture è praticamente la stessa rispetto alle vetture un po' più da competizione, anche perché va ricordato che una volta che noi ci siamo impratichiti con questa vettura un po' più lenta, passatemi il termine, possiamo sempre andare a sostituire il telaio con quelli più performanti e quindi continuare ad utilizzare la nostra vettura. Partiamo dall'estetica, grafica molto accurata, tampografie assolutamente ben realizzate, mi piace molto il frontale della vettura, abbiamo anche nella parte sottostante il paraurti due fari fendinebbia di colore giallo e poi molto ben realizzato e affusolato l'intero muso e cofano anteriore della vettura. Presente il tergicristallo sul lunotto anteriore, è un pezzo facilmente amovibile nel caso in cui voleste toglierlo per evitare di perderlo, così come i due specchietti laterali, molto belli, ben realizzati, la loro parte riflettente all'interno. Chiaramente sono un pelino deboli perché rispecchiano quelli che sono gli specchietti retrovisori nella realtà, per cui il braccio che li sostiene è un po' piccolo
piccolo, per cui il consiglio è quello di toglierli prima di portarli in pista ed eventualmente perderli. Molto bello e anche ben solido l'alettone posteriore, quindi come vedete io cerco di muoverlo, ma in realtà è ben piantato sul retro della vettura, retro che mi soddisfa parecchio. C'è il marchio della vettura, ben realizzati i due fanali posteriori e poi anche l'estrattore, dove possiamo andare a vedere che è praticamente staccato dal paraurti posteriore e si intravede una griglia metallica al suo interno. Seppur questa è una vettura Home Series, anche le ruote sono decisamente molto ben realizzate. I copertoni di primo montaggio presentano anche la tampografia, in questo caso abbiamo il marchio Continental, e poi al loro interno ci sono le due fotoincisioni a replicare i dischi dei freni. Insomma, tutte le caratteristiche che donano a questa macchina un aspetto decisamente grintoso. Mi piace molto anche il tetto della vettura con le tre piccole antenne, sono in gomma, quindi sono flessibili, non temono eventuali capottamenti, però è chiaro che a lungo andare, se la vettura subisce parecchie uscite di pista, possono andarsi a staccare o comunque a consumarsi. Insomma, tutto sommato una vettura che nell'aspetto mi piace veramente tanto, mi piace parecchio, perché non pensavo che anche su una Home Series si avesse un dettaglio così elevato. Girandola sottosopra notiamo il telaio di questa macchina. È un telaio monocomponente, quindi non abbiamo il banchino motore diviso dal telaio come sulle vetture da competizione. Abbiamo un piccolo motore, un Mabuki UK posizionato sidewinder rispetto alla sale posteriore, e poi abbiamo un pick up molto semplice, non è un pick up a lama avanzata. Posso già intravedere anche che ci sono degli ingranaggi in materiale plastico. Insomma, viene adottata, per quel che riguarda la parte tecnica di questa vettura, una serie di componenti sicuramente non di tipo professionale, però va detto che questa macchina ha anche un prezzo decisamente abbordabile rispetto a tutte le altre vetture della serie di tipo racing. Direi a questo punto di andare ad aprire il nostro modello. Lo facciamo mediante due viti, ce n'è una nella parte posteriore e una qua nella parte anteriore. Svitando queste due viti andremo così ad avere in mano da una parte la carrozzeria, la potremo vedere più nell'interno, più dettagliatamente, e dall'altra parte il telaio con tutta la sua meccanica. Vettura aperta, come possiamo notare le viti sono viti classiche, non sono viti imperdibili, non hanno passo metrico, sono delle classiche viti con taglio a croce e hanno una filettatura di tipo standard, ma chiaramente si possono andare poi pian pianino a sostituire con viti sicuramente più prestazionali. Partiamo come sempre dal vedere più nel dettaglio la nostra carrozzeria. Abbiamo già visto la parte esterna di questa bellissima Viper GTSR. Giriamola al contrario e ammiriamone anche la parte interna. Anche in questo caso abbiamo come sempre la stessa finitura di scale auto che ripone sulle vetture di alta gamma, ovvero un abitacolo decisamente molto scarno, tagliato. Infatti, come possiamo notare, anche in questa zona mancano praticamente le gambe del pilotino. Non ci sono altri fronzoli ad andare a aumentare così il peso della nostra carrozzeria, che tra l'altro mi sembra una carrozzeria decisamente molto leggera, ma questo anche perché, come abbiamo già detto prima, è possibile comunque andare a sostituire al 100% il nostro telaio con un telaio più performante, per cui vi potete tenere questa carrozzeria e utilizzare un telaio professionale per rendere questa macchina al pari di quelle invece Pro Series. Due colonnette abbastanza prominenti sulla carrozzeria, quella sulla parte anteriore ha 4 solidi supporti che la rendono decisamente stabile, quella posteriore leggermente più bassa, ma ha anch'essa 3 piccoli supporti aggiunti che la rendono un po' più solida. Ci sono parecchie fotoincisioni a griglia che vanno a dare maggior bellezza alla complessità del nostro modello. Ne abbiamo 3 nella parte posteriore, ne abbiamo altre 2 qui sul cofano, una nella parte anteriore. Non so se riuscite a vederle anche avvicinando la carrozzeria alla telecamera.
sono praticamente dei grigliati sui quali è possibile vedere dall'altra parte, per cui delle vere e proprie fotoincisioni. Direi quindi una carrozzeria ben realizzata, ben strutturata, pronta per dare soddisfazioni sia ai neofiti che anche ai piloti più esperti. Il telaio di questa macchina invece è pensato per chi deve approcciare per le prime volte alla pista, quindi un telaio decisamente molto basico. Ma attenzione, perché quando si parla di basicità di un telaio si parla anche di una certa sua resistenza. Innanzitutto la cosa che ci salta subito all'occhio è la tipologia di motore utilizzato e anche la tipologia di ingranaggi. Infatti abbiamo sia per quanto riguarda la corona che il pignone 2 ingranaggi in nylon. Va detto comunque che questa tipologia di ingranaggi è assolutamente ben azzeccata per queste vetture e comunque anche in generale ha le sue caratteristiche che la rendono sicuramente performante al pari delle altre. Il motore, come dicevamo, è un piccolo buchino UK, quindi un motore a cassa corta, è stato posizionato sidewinder rispetto alla sale posteriore, quindi ha la trasmissione sulla corona posteriore molto più semplificata rispetto agli angle winder, dove comunque bisogna già essere in grado di andare a sistemare il motore e la distanza dell'ingranaggio tra pignone e corona. Qui tutto è molto più semplice, molto più semplificato. Davanti al motore abbiamo anche un piccolo magnete al neodimio, questo aiuta soprattutto i più piccoli, quindi magari i bambini che si avvicinano al mondo delle slot car. E poi abbiamo i cerchi sono in materiale plastico sia al posteriore che all'anteriore, sono cerchi non avvitati ma semplicemente messi a pressione all'interno della sala. Tra l'altro sulla sala posteriore si nota già una chicca che Scaleauto ha voluto inserire anche su queste Home Series, ovvero l'assale posteriore scavato. In questa zona infatti l'assale è leggermente più piccolo rispetto alle zone laterali, perché così facendo non si rischia di andare a far toccare l'assale stesso sul motore. Insomma, ci sono delle soluzioni che, seppur basiche, sono decisamente molto interessanti. Nella parte anteriore abbiamo, così come nella parte posteriore, un assale con 2 cerchi in materiale plastico e poi un pick-up di tipo tradizionale. Quindi non abbiamo il classico pick-up a vite, ma abbiamo un pick-up a forchetta. Dicevamo prima, il pick-up non ha la lama avanzata, ha 2 spazzole ramate che comunque trasferiscono la giusta corrente al motore. I 2 fili sono decisamente piccoli, sono fili comunque molto flessibili, molto resistenti. Se volete qualcosa di più potete andarli a sostituire con fili un po' più professionali. Insomma, ci sono delle soluzioni che accontentano un po' tutti. Un'altra cosa che salta subito all'occhio, come abbiamo già visto guardando la vettura nella sua parte sottostante, è il fatto che il motore sia direttamente fissato sul telaio e non abbia il banchino amovibile, ma come possiamo notare il telaio stesso ha già la forma di quello che potrebbe essere un banchino. Perché questo? Perché chi è un po' più pratico potrebbe decidere di andare a tagliare tutta questa parte, o meglio a ritagliare questa parte di telaio seguendo giustamente il bordo dello stesso, e può andare ad applicare un banchino magari posizionando il motore angle winder. Infatti ci sono già sia nella parte anteriore sia nelle 2 parti laterali che nella parte posteriore tutti gli attacchi predisposti e previsti per poter andare ad installare uno dei qualsiasi banchini a catalogo di Scaleauto, quindi una soluzione che sicuramente può piacere a tanti. Ricordiamo, questa è una vettura di tipo Home Series, quindi si parte dall'entry level, si ha un costo decisamente ridotto, ma come vedete pian piano si può andare a scalare quella che è la preparazione tecnica della vettura per renderla una vettura di tipo professionale. Anche nella parte anteriore, seppur assenti in questa vettura, sono già comunque presenti i fori per poter andare ad inserire dei grani sia nella parte superiore che nella parte inferiore dello stesso, per poter andare anche a gestire l'assetto della nostra vettura. Insomma, che se ne dica, una vettura che mi piace veramente molto. Sono curioso di andare a vedere come si comporta in pista, perché secondo me mi lascerà stupito. Un'altra cosa che voglio farvi vedere è questa fotoincisione presente sul telaio direttamente, è la fotoincisione che si vedeva prima che faceva capolino nella parte posteriore della vettura.
quella che andavamo a vedere sbirciando tra il paraurti e l'estrattore posteriore. Insomma, ci sono tante soluzioni, la vettura ci piace, adesso andiamo a prenderne anche i pesi e le misure della stessa e poi sicuramente andremo a testarla in pista. E come sempre partiamo dalla carrozzeria, la posizioniamo sulla bilancia, abbiamo un peso di 19,5 grammi, alziamo e riabbassiamo 19,5 grammi. E ora è la volta del telaio, lo posizioniamo sulla bilancia, abbiamo un peso di 52,7 grammi. Anche in questo caso ci affidiamo alla seconda pesata, 52,7 grammi. Andiamo a montare la vettura e andiamo a scoprirne il suo peso effettivo. Vettura rimontata, pronta per essere posizionata sulla bilancia, il peso totale è di 72,6 grammi. Alziamo, riposizioniamo la vettura, 72,6 grammi. Ed è ora la volta anche di prenderne le misure. Partiamo come sempre dalla lunghezza della nostra macchina e abbiamo una misura pari a 148,5 mm, 14,85 cm. La parte posteriore della stessa invece misura esattamente 64 mm, 6,4 cm. Nella parte anteriore si stringe leggermente la carreggiata e abbiamo una misura pari a 63,5 mm, 6,35 cm. Anche di questa macchina andiamo a vedere la distanza che troviamo tra il centro della sala anteriore e il centro della sala posteriore, perché come abbiamo già detto più volte è sempre comunque possibile andare a sostituire il telaio, per cui possiamo utilizzare questa carrozzeria per farla diventare una vettura Pro Series. La distanza fra il centro ruota anteriore e il centro ruota posteriore è pari a 81 mm, 8,1 cm. Abbiamo preso i pesi, abbiamo fatto tutte le misure del caso, adesso non ci rimane altro che portarli in pista e scoprire così anche come si comporterà. Prima di effettuare i test sulla pista con questa vettura non sapevo cosa aspettarmi, o meglio pensavo di provare una vettura che assomigliasse più a un giocattolo rispetto ad una slot car. Chiaramente si percepisce, si capisce fin dai primi giri che non si tratta delle solite vetture super performanti di casa Scale Auto, però è anche vero che la vettura si comporta decisamente molto bene, il motore spinge forte, infatti sul rettilineo si aveva una buona percorrenza e l'assetto generale di tutta la macchina era davvero molto apprezzabile. Infatti l'ingresso in curva mi ha messo fin da subito a mio agio. Ci sono cose da migliorare? Assolutamente sì, stiamo parlando di una Home Series, quindi è normale trovare delle differenze con le vetture che siamo abituati a guidare tutti i giorni. Forse la cosa che mi ha lasciato un po' più perplesso sono le gomme, o meglio sulla nostra pista in legno, dove comunque ho già provato anche altre vetture di altre case costruttrici, anche della versione Home Series, questa Scale Auto ha una grande differenza rispetto alle altre vetture. Probabilmente però su piste in plastica della texture un po' più marcata tutto questo non si nota, e poi anche grazie al magnete, che in questo caso probabilmente non andrebbe tolto per iniziare un po' ad impratichirsi anche con queste vetture, c'è un aiuto importante per tenere sempre costante il grip delle gomme su ogni tracciato. Insomma, una vettura sicuramente promossa con la sufficienza, però una vettura che punta in grande, perché proprio facendo l'unboxing ho capito che questa Scale Auto rappresenta proprio un entry level che poi a step ci porta ad avere una vettura di tipo professionale. Non ci sono purtroppo tante possibilità di fare i vari settaggi, se non un pelo il basculamento
tra carrozzeria e telaio, però tutto sommato il comportamento generale di questa Viper è più che soddisfacente. Insomma, mi sono divertito, ho apprezzato molto il fatto di poter effettuare diversi giri con tempi piuttosto buoni per la categoria della vettura, e se dovessi consigliarla ai neofiti o comunque a chi vuole approcciarsi al mondo delle slot car senza voler spendere una cifra esagerata, direi che questa è sicuramente una delle scelte giuste e corrette da fare. Ragazzi, anche voi avete iniziato con un Home Series, anche voi avete scalato passo per passo tutti i gradini per arrivare a guidare una vettura super professionale, oppure siete partiti già da subito da una vettura super performante? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre vi chiedo un like se avete trovato interessante e vi è piaciuto il contenuto di questo video. Mi raccomando, per tutti quelli che non lo hanno ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.